Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di agosto. Ragazzi, abbiamo gli amanti. Quindi è un periodo dove potrebbe sbocciare l'amore, non necessariamente deve essere l'amore per qualcun altro, con la carta degli amanti si parla anche di amor proprio, quindi per qualcuno può essere qualche tipo di scelta per amore di se stessi. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il link alla pagina web dove c'è tutto quello che propongo, il numero di telefono, trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, partiamo con un cavaliere di pentacoli e un 10 di pentacoli, asso di coppe, morte, 10, 1, una carta di cambio, diavolo, fante di coppe e giudizio, ragazzi. Beh, le carte non sono male, devo dire. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e poi cercherò di confrontare le due energie. Vi ricordo che ho attivato la lettura fast, ovvero la lettura veloce via WhatsApp, è in promozione per tutto agosto. Sotto c'è un video in descrizione che vi spiega come funziona. Se no lo trovate anche nella home page del canale. Partiamo con questo cavaliere di pentacoli, abbiamo diavolo e 10 di spade. Potrebbe esserci una sorta di lentezza all'inizio del periodo. Questo cavaliere di pentacoli per qualcuno può far riferimento ad una persona che secondo me conoscete già, anzi, vedendo il diavolo potrebbe essere una persona che vi tenta, però io ho anche la sensazione qui che queste due carte possano far riferimento a lasciare indietro qualche tipo di cattiva abitudine, di vizio, di modo di pensare, di fare, potrebbe essere qualche tipo di obiettivo egoico, potrebbero essere delle dipendenze, dei vizi, delle tentazioni, delle catene. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 6 di spade e appeso. 10 di pentacoli di solito è una carta di arrivo, di compimento, è una carta numero 10. È come se arrivasse un risultato. Può anche essere il risultato di cui parlavamo prima con questo diavolo, qualche tema che magari diciamo è stato definito dal ego. Però con questo 6 di spade, nel senso, c'è anche l'appeso, mi fa ben sperare perché è come se qualcuno cambiasse punto di vista, cambiasse tipo di pensieri. Tenete presente che 6 di spade fa riferimento all'allontanarsi dai problemi, dai vecchi problemi, normalmente sono anche problemi dell'infanzia, e con questo appeso è come se si riuscisse a guardare le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Ruota della fortuna.
Questo asso di coppe mi dice che c'è una apertura, ragazzi, e 7 di spade. Datemi una carta per il 7, 5 di spade, ancora una, 9 di coppe al contrario. Allora, sento che l'asso di coppe potrebbe far riferimento o alla voglia di innamorarvi che avete, che però con tutte queste carte ho l'idea che ci sia come qualche tipo di titubanza, di bugia, di confusione, di lotta interna, di situazione statica, cioè... Però è vero anche che c'è la ruota della fortuna, quindi è come se qualcuno di voi sperasse in un cambio a livello di cuore. E vi dico che per qualcuno potrebbe essere un tema legato alla fiducia. Andiamo a vedere la morte, perché con questa morte e la ruota della fortuna comunque c'è un cambio. Guardate, il matto, un nuovo inizio e un 8 di coppe. È come se doveste iniziare a pensare in alto, a pensare diversamente rispetto a come siete stati abituati a pensare fino ad adesso. L'asso di coppe io lo sento come uno degli arcani minori del matto ed è qui un po' il tema della fiducia. Allora, può essere che qualcuno si stia vincolando, si stia bloccando perché non si fida nella conoscenza con questa persona effettivamente. Andiamo a vedere il diavolo, cavaliere di coppe e sole. Ragazzi, io sento che è come se arrivasse una proposta che in realtà potrebbe essere una proposta in luce, perché c'è la carta del sole, una proposta chiara, cristallina, netta, nitida, senza ombra di dubbio. E però con questo diavolo sento che in qualche modo potreste sentirvi incastrati, ce l'avete anche qui il diavolo. E qui avete 7 di spade, 5 di spade, non lo so. È come se qualche bugia ve la stesse raccontando. Può anche essere che con questa proposta, appunto, voi vi sentirete bloccati, mi viene da dire. Tenete presente che è un cavaliere di coppe, qui avete la carta degli amanti, qui avete l'asso di coppe, la ruota della fortuna e il matto, con il giudizio anche alla fine che dobbiamo ancora vedere. Però, come dire, sa tanto di relazione seria. Andiamo, vi dirò, per qualcuno queste due carte mi dicono che è il creare, il proporre una relazione pulita. Mi viene da dire fraterna, essendoci il sole, ma non so, avete due diavoli, dubito che sia solo fraterna, però so perché il diavolo è collegato anche alla passione fisica, no? Però è come se fosse pulita, trasparente, bella. Andiamo a vedere il fante di coppe perché qui c'è un'altra offerta. Abbiamo il carro. E l'eremita. Datemi un'altra carta per l'eremita. Gli amanti. Io credo che qui qualcuno, ragazzi, potrebbe fare una controproposta a questa proposta. Guardate, sinceramente se vedo queste due carte sento che qualcuno tirerà indietro.
potreste essere voi, considerati i problemi di fiducia, però è anche vero che c'è un carro che mi dice che verrà data come una direzione. È come se, guardate, la vedo un po' così, questo cavaliere di coppe fosse troppo, fosse vincolante, fosse costringente, allora è come se si passasse a un qualche cosa di più leggero, mi viene da dire. Chissà quale sarà la proposta che vi faranno, ragazzi, fatemelo poi sapere nei commenti. Andiamo a vedere il giudizio. Oh, che interessante, asso di spade, asso di pentacoli. È come se ci fosse un inizio concreto, però non ufficializzato. E questa carta del giudizio mi dice che è come vedere le cose da una prospettiva più ampia che non solo magari questa offerta. L'idea, ragazzi, è che inizierà qualche cosa senza che neanche ve ne accorgerete. Potrebbe essere un po' vincolante nel primo periodo, soprattutto se con questa eremita è da tanto tempo che siete da soli. Potrebbero esserci come delle storie che vi raccontate proprio per questo tema della fiducia, però avendo anche la morte, sento che cambiano delle dinamiche. C'è come una sorta di andirivieni, cioè non andirivieni alto e basso, o meglio, espansione e contrazione. Qui sento per dire una sorta di contrazione, la lentezza, con questo 10 di pentacoli l'espansione, con questo gruppo di carte di nuovo la contrazione, la sento un po' tutta così. Per contrazione intendo quando diciamo vi ritirate da qualcosa, da qualcuno, e espansione quando andate verso. Quindi la sento un po' altalenante così, però sono delle belle carte, ragazzi. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Ah no, prima i segni zodiacali. E poi andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Allora, abbiamo Vergine, Scorpione, Capricorno, Gemelli, Vergine l'ho già detto, Cancro, Leone, Scorpione l'ho già detto. Sì, sono un po' questi i segni. Ok, partiamo con la Regina di Pentacoli. Asso di bastoni, carro, 6 di spade, 9 di bastoni, 8 di spade, 3 di spade. Come mai? Andiamo a vedere come evolve l'energia. Allora, partiamo da questa Regina di Pentacoli. 10 di spade che avete anche voi, tra l'altro. E c'è un Cavaliere di Pentacoli sopra. E Cavaliere di Pentacoli. È come se questa persona non volesse più andare piano, come questa sensazione. È il termine di un ritmo, di una staticità, di un qualche tipo di periodo potrebbe anche essere. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Regina di coppe e 2 di pentacoli. Io sento che questa persona potrebbe fare qualche cosa di deciso, perché l'asso di bastoni è un'iniziativa decisa, è un'azione fatta con una certa intenzione. Rivedo un po' questo Cavaliere di coppe qui, e sento che questa azione sarà fatta per riportare l'equilibrio.
dopo questa chiusura probabilmente. Poi la chiusura io la potrei vedere anche, soprattutto se vi vedete da un po' di tempo, come la, che ne so, chiusura del periodo di frequentazione per passare a qualche cosa di più serio. Io sento proprio che c'è come il passo successivo che si avvicina. Andiamo a vedere il carro. 10 di pentacoli che avete anche voi qui. E 3 di spade. È come se questa persona da un lato volesse tutto e da un lato dovesse sacrificare qualche cosa. Può esserci un tema di distanza tra di voi, considerato la carta del carro. Può anche essere che, perché c'è un 10 di pentacoli, la sensazione che ho è quella di un trasloco, di un trasferimento. Può anche essere che questa persona vi chieda di andare a vivere insieme. Nella vostra linea non lo vedo tanto, però c'è come una voglia di unione totale, mi viene da dire, con questo 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 6 di spade. 2 di coppe. Può essere che anche questa persona abbia dei problemi a trovare dei punti di incontro o a vincolarsi. 6 di bastoni. Sembra quasi che abbia timore o per il momento non voglia ufficializzare la cosa. Probabilmente per quello che sì, vorrebbe qualche cosa in più, ma è come se non fosse ancora arrivato il momento di urlarlo al mondo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. C'è qualcosa che non viene detto. Wow, giustizia. E regina di pentacoli che aveva già qui. C'è la voglia di fare le cose fatte bene. Io credo che con questo 6 di spade, perché un po' tutte e due, no? Anche voi avete l'8 di coppe, questa persona il 6 di spade, sono carte che comunque indicano uno spostamento da una situazione precedente, statica se vogliamo, ma anche qui sento un po' di staticità, è come se ci fosse questo periodo che va a chiudersi con questi due 10 di spade e quindi si passa da quel tipo di situazione ad una situazione più, come vi posso dire, più concreta io la sento, più vissuta, più giusta, più in equilibrio. Anche se non vi nego che con questo 9 di bastoni la persona potrebbe anche aver paura di non fare la cosa giusta o una cosa per lo stile. Andiamo a vedere l'8 di spade, perché l'8 di spade in realtà è una carta negativa che vede tutto nero, però avete anche questo eremita, quindi io penso che dopo questa proposta potrebbe esserci una sorta di ritirata da parte vostra e quindi la persona ridimensionare questa proposta. L'8 di spade è spiegato da un 4 di pentacoli e da un 7 di bastoni. Allora, io sento che la persona non molla l'idea, nonostante, non lo so, la vostra sfiducia, piuttosto che la lentezza. C'è una sorta di attaccamento con questo 4 di pentacoli o alla situazione o alla relazione. 3 di spade spiegato da un re di coppe e qui abbiamo la regina di coppe. Cavaliere di spade, 7 di coppe e giudizio. Allora, il giudizio ce l'avete in linea entrambe, quindi ho come l'idea che entro la fine del periodo le cose saranno ben più chiare. E devo dire che con questo cavaliere di spade potrebbero anche prendere una certa velocità. Qui vedevamo questi due assi, quindi alla fine sì, può esserci come una piccola battuta in ritirata da parte vostra e l'altra persona magari essere un po' senza speranze, però poi alla fine ragazzi sento che
avete un asso di pentacoli, qualche cosa inizia, si inizia a vedere il disegno più grande, si aprono una serie di possibilità e con questo 3 di spade sento che la persona è disposta a fare i sacrifici necessari per far funzionare questa relazione. Ragazzi, io sento che in qualche modo arriva qualche cosa di sincero con la carta degli amanti e poi avete tante belle carte, entrambe. Ok, andiamo a vedere un ultimo consiglio e dice cambia direzione. Lezione di oggi. Devi sapere che la guarigione a volte dipende dalla forza, disposizione e abilità che hai per cambiare direzione. Avevamo un carro, qua, vi dico solo questo. Molta gente posticipa questo cambio per paura o per pigrizia e poi si chiedono perché non sono felici o non sono sani. L'obiettivo? Prendere una decisione curativa, ferma e effettiva prima che finisca il giorno, che possa cambiare in modo positivo la direzione della tua vita. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o via WhatsApp, oppure potete abbonarvi al canale. In quella sezione tratto praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto praticamente condensando e mettendo lì a disposizione per voi, e ci sono temi di metafisica sui chakra, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, di come si vede nell'etere, si parla di come trascendere l'ego, insomma, veramente date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, numerate dall'1 al 4 e ce n'è una, la 3, che è suddivisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente quelle due. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!